Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Mi chiamo Nina, sono una pittrice e un'insegnante d'arte. In questo tutorial vi mostrerò alcune semplici tecniche per usare le matite acquarellabili e in seguito dipingerò per voi un fiore semplice, facile ma di effetto, dove metteremo in pratica le cose che abbiamo imparato negli esercizi di tecnica. Prima di iniziare, se vi va, vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e mettere un like. Vi servirà una carta per acquarello. Io ho usato questo album 100% cotone da 300 grammi della Arches, delle matite acquarellabili, le mie sono della Stabilo. È una confezione da 36 colori in un'elegante scatola in legno, un graditissimo regalo di Natale. Poi vi servirà dell'acqua pulita e dei pennelli. Io ho usato per questo tutorial dei pennelli medio piccoli. Diamo inizio quindi alla prima nostra prova su carta. Come vedete ho un po' velocizzato, sto creando una sorta di campitura, diciamo una campitura sfumata, quindi a sinistra il colore è molto più saturo e man mano rilasciando appunto la pressione sul foglio schiarisco e poi con un pennello e con l'acqua inizio a sciogliere il colore sulla carta. Praticamente in che modo? Cerco di seguire proprio l'andamento del gesto, cioè del segno che ho realizzato. Questo è molto importante, lo vedremo poi in seguito. Ecco, man mano io pulisco sempre di più il pennello con acqua pulita e si forma la gradazione di colore, quindi dal più scuro al più chiaro. Ora cambio tonalità, prendo un viola, faccio un'altra prova e faccio la stessa cosa, quindi appunto realizzo una campitura sfumata dal più scuro al più chiaro, quindi intervengo con delle velature una sopra l'altra e poi diciamo rilascio la pressione. In questo modo appunto il colore verrà un po' più chiaro. Idem faccio sotto con un altro colore, quindi con un celeste, e faccio incontrare i due colori al centro, però in maniera molto chiara. Ok, e quindi si formerà diciamo un terzo colore che sarebbe appunto l'unione tra questi due, tra il viola e l'azzurro. E poi come prima inizia a sciogliere seguendo appunto il verso del segno, prima da su e poi da giù, ed ecco che si incontrano. Qui insisto, li sciolgo insieme, lavoro appunto i colori ed ecco che si sono uniti. In questo terzo esempio invece ho disegnato precedentemente una foglia, ho bagnato l'interno con dell'acqua pulita per realizzare un bagnato su bagnato. Poi sciolgo un po' di colore direttamente dalla mina della matita e lo applico poi a piccoli tocchi. Vedete come si sparge? Ecco, insisto per renderlo un po' più saturo, realizzare anche i bordi. E poi spargo la goccia col pennello. Poi cambio colore, aggiungo del rosso sempre con allo stesso modo applico a tocchetti un altro po' di rosso e spargo bene. In pratica io sto utilizzando con le matite colorate, con le matite acquarellabili, la stessa tecnica che si utilizza con gli acquarelli normali. È molto interessante come tecnica. Ecco qua. Poi metto una goccia di acqua pulita all'interno e creo una sorta di trasparenza. Ecco qua, aspetto un po', poi asciugo il pennello e aspiro, aspiro praticamente il colore, soprattutto dal centro, lo aspiro e lo porto via, in parte ovviamente. E nei bordi rimane un po' di colore, però si crea proprio questa trasparenza molto bella, molto raffinata. Poi sfrutto l'umidità ancora della foglia per realizzare un bordo. Ecco, poi potete fare quello che volete, dovete un po' sperimentare. Faccio le venature,
sciolgo il bordo, se no rimane troppo scuro, lo sciolgo col pennello, con l'acqua e definisco le venature della foglia. Poi ecco, continuo ad applicare colore, a renderla un po' meno chiara, aggiungo del giallo, poi anche del verde, e questo è diciamo un metodo, uno dei tanti metodi per utilizzare le matite colorate acquarellabili. In quest'altro esempio invece sono intervenuta sulla precedente campitura ormai asciutta con un disegnino, un fiore astratto, per farvi capire che possiamo realizzare infinite velature di colore sul nostro disegno. L'importante è che la base sia asciutta. In questo modo il pigmento sottostante non si leverà via mentre dipingiamo con il nostro nuovo colore. Quindi possiamo sciogliere, velare e intervenire ripetute volte. In questa prova invece voglio creare proprio una sovrapposizione di foglie trasparenti, quindi realizzo appunto, disegno una foglia direttamente con il verde, poi aggiungo del giallo chiaro, successivamente vado e sciolgo il pigmento con l'acqua, con dell'acqua pulita, lo sciolgo bene, il colore è abbastanza saturo, ok, rifinisco bene i bordi, poi prendo dell'acqua pulita e la faccio gocciolare proprio al centro della foglia, ok, in questo modo l'acqua spinge il pigmento nei bordi, ok, cioè si accumula, e poi vado a recuperare il colore con il pennello, quindi lo aspiro, faccio passare tipo 30 secondi e lo tolgo, faccio appunto questa lumeggiatura, quindi elimino l'eccesso e la lascio però nei bordi. Appena si asciuga completamente la prima foglia, aggiungo un'altra foglia a sinistra, appunto sempre con la stessa tecnica, quindi appunto con il verde, poi ci passo sopra il giallo in maniera abbastanza piatta e sciolgo col pennello e con l'acqua. Poi aggiungo la goccia al centro, goccia di acqua pulita, attendo sempre quei 30 secondi in modo tale che appunto l'acqua spinga comunque il pigmento all'esterno, ecco qua, e dopodiché aspiro come sempre con la punta del pennello con acqua pulita, ovviamente pennello asciutto, quindi lavo il pennello, lo asciugo e aspiro al centro, lascio quella parte della sovrapposizione abbastanza intatta e in questo modo si ha proprio la sensazione di una foglia trasparente o comunque un petalo trasparente. Intervengo appunto con la matita in asciutto direttamente sui bordi ancora bagnati per rifinire i bordi, ed ecco qua. Ed eccoci finalmente pronti a mettere in pratica le cose che abbiamo imparato precedentemente. Dopo aver disegnato con una matita HB il fiore ed aver attenuato i segni con la gomma pane, procedo a colorare con la matita a secco, mischiando 2 o 3 colori per volta, a strati sovrapposti. A tal proposito potete vedere un video che c'è nel mio canale in cui parlo proprio di questo argomento. Se siete interessati vi lascio il link qua sotto in descrizione.
In seguito inizia a sciogliere il colore seguendo il segno a matita. Questo è molto importante, mi raccomando. E ho anche creato le mie lumeggiature, ponendo una goccia d'acqua pulita su ogni petalo e aspirando l'eccesso con un pennello semiasciutto. Lascio asciugare e procedo sovrapponendo diversi strati sino a quando non mi reputo soddisfatta. Vi lascio ora alla visione del video. Spero di esservi stata utile. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e se siete interessati ad altri contenuti simili a questo. Potete scrivermi anche su Instagram, mi trovate come Nina Truduarte. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!